Ciao e benvenuto in questo video. Sto per mostrarti 5 trucchi per disegnare più velocemente. Il primo trucco è quello di usare delle foto di riferimento, dette anche reference. Non si tratta di copiarle, anzi mi raccomando non copiarle. Dobbiamo solo prendere i tratti salienti, quelli che ci interessano magari per definire la postura, le linee dinamiche o l'inquadratura, quello che ci ha colpito dell'immagine, e con un pennello, una matita, uno strumento comunque molto grezzo di disegno, andare a tracciare queste linee che ci faranno da riferimento base per il nostro disegno. Il prossimo trucco è quello di scegliere pochi colori. Per la precisione ne sceglieremo 2 per questa immagine e metteremo qualcosina che farà un contrasto cromatico, però cerchiamo di restare su 2 colori principali. Questo ti semplificherà tantissimo il processo di colorazione. Che andrò ad aggiungere nella mia immagine partiranno in qualche modo o saranno collegati a questi. Vedi che ho colorato fuori dagli spazi, a parte la figura del personaggio, per un motivo preciso, perché sto per mostrarti un altro trucco che penso troverai fantastico. Le maschere di ritaglio, dette anche clipping mask. Ci sono sia su Photoshop sia su Procreate e anche su altri programmi di grafica. Come funzionano? Ti faccio vedere. Io ho il mio livello qua giù dove ho colorato solo la sagoma della ragazza, questa qui, e se ci hai fatto caso sono stata particolarmente attenta qui a creare il contorno esattamente come lo volevo, anche con qualche trasparenza sui capelli e cose del genere. Prendo il livello successivo, in questo caso sono i capelli, faccio clic con il tasto destro e attivo crea maschera di ritaglio. Questo bloccherà il livello superiore sull'ingombro di quello inferiore. E vedi che si è praticamente pulito, cancellato e ritagliato da solo. Posso farlo anche con gli altri livelli che ho creato, in questo modo. E vedi che si sono sistemati, hanno i bordi a questo punto che seguono la figura principale del personaggio, senza più uscire dai bordi. Non ho dovuto perdere tempo a cancellare, a sostituire i colori, nulla. In questo modo diventa molto veloce mettere delle zone colorate le une sopra le altre e colorare la base del tuo disegno, o anche aggiungere degli effetti speciali solo dove vuoi tu. Il trucco che sto per spiegarti si chiama Block In e serve a mettere le ombre e le luci come se ci facessimo degli appunti. Non andiamo troppo nel dettaglio, anzi guardiamo il globale e vediamo come impostare bene le ombre e le luci. Una volta fatto questo, senza essere troppo precisi, il resto del disegno si tratterà soltanto di rifinirlo e la procedura sarà molto più veloce rispetto a perdere tempo sui singoli dettagli.
come è stato veloce impostare le ombre e le luci, e ora ci posso anche giocare, posso mettere qualche correzione, dettagli, effetti speciali, e andare a pulire o a sfumare dove serve e magari appesantirle un po', dato che voglio un certo contrasto, quindi in questo modo o alzando questo, mettendolo proprio al massimo, e aggiungere anche le luci, magari quelle speculari, la lucentezza dei capelli, però di base il mio disegno è già impostato con le luci e le ombre, e una volta posizionate in maniera anche grezza devo soltanto andare a rifinire quello che non mi piace e renderlo gradevole. Un altro trucco è quello di concentrarsi solo sui dettagli che creano interesse nell'immagine, ad esempio il volto o questi piccoli ciuffi di capelli che scendono dal viso, queste macchie che sembrano delle fronde che non sono presenti nell'inquadratura, però le possiamo immaginare grazie a questi colpi di luce molto netti, o il fiore che ha un dettaglio con un colore particolare. Tutto il resto può anche essere lasciato più grezzo o addirittura fuori fuoco, come ad esempio qui succede con il mare e anche il bordo del vestito. Questo crea da una parte un effetto più tridimensionale, più profondo, e dall'altro ci permette di completare un'immagine in maniera più veloce, perché ci concentriamo solo su una piccola parte dei dettagli e non su tutto quanto lo spazio che abbiamo a disposizione. Quindi, riassumendo, abbiamo visto diversi trucchi per disegnare più velocemente. Primo, le reference ci danno una mano, ci danno delle idee e ci fanno disegnare con più precisione. Usare pochi colori in modo che riusciamo a stenderli più velocemente. Usare le maschere di ritaglio che ci evitano di dover stare sempre dentro i bordi e fare tutto a modino. Il block-in delle luci e delle ombre per appuntarci subito i volumi e poi dover solo andarli a rifinire, e infine non andare a rifinire tutto ma lasciare il grosso dell'immagine anche abbastanza grezzo, facciamo vedere le pennellate e la personalità, e andare a concentrarci solo sui punti salienti che di solito sono i volti o alcuni dettagli che vogliamo far risaltare. Spero che questo video ti abbia ispirato, ti sia stato utile, ma ce ne sono tanti sul canale, quindi ti consiglio di seguire anche il prossimo. Ci saranno altre cose interessanti da scoprire insieme su come disegnare e come approcciarsi all'arte in modo sereno e divertente, senza stress. Noi ci vediamo nel prossimo video, ma intanto puoi iscriverti, attivare le notifiche, commentare e contattarmi anche tramite altri social. Io rispondo a tutti, a volte ci metto un po' di tempo, ma rispondo a tutti e sono sempre felice quando mi scrivete. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!